Quanto siamo preoccupati di piacere alle altre persone? E ancora, c'è qualcosa di sbagliato nel voler piacere? E perché dedichiamo tanti soldi, tempo ed energia per riuscirci? Piacere agli altri ci fa naturalmente sentire bene. Se veniamo percepiti positivamente, ci sentiamo più al sicuro. È una risposta naturale che deriva dalla nostra condizione di animali sociali. Essi non contano solo sulle proprie forze, ma si avvalgono del sostegno e del supporto dei loro simili. Grazie all'approvazione altrui, le amigdale del nostro cervello si spengono e produciamo serotonina che ci fa sentire tranquilli. Fin da bambini abbiamo iniziato a cercare lo sguardo di approvazione di genitori, insegnanti e compagni. Esso ci faceva sentire protetti e sostenuti. Ma quando diventiamo adulti, abbiamo bisogno di cercare lo sguardo di approvazione degli altri? Abbiamo ancora bisogno del loro sostegno e della loro approvazione? Andiamo indietro nel tempo e pensiamo a quando eravamo bambini. In quegli anni, non sapevamo ancora se eravamo amabili. Se gli altri ci avrebbero accettato o, al contrario, ci avrebbero esclusi o ignorati. Se in quel periodo della nostra vita, abbiamo ricevuto numerose conferme sul nostro essere ok, abbiamo costruito una immagine positiva di noi stessi e l'abbiamo introiettata. Abbiamo iniziato a sentire di andar bene per come eravamo e abbiamo progressivamente trovato delle ragioni di questo apprezzamento. Abbiamo iniziato a riconoscere in noi delle qualità positive e abbiamo costruito su di esse la nostra autostima. Successivamente, abbiamo iniziato a capire quali erano le cose per le quali considerarci positivamente. Abbiamo costruito un nostro sistema di valori. Abbiamo iniziato a sentirci bene quando li seguivamo, e male quando ci allontanavamo da essi. A quel punto i giudizi altrui venivano vagliati sulla base delle nostre idee. I giudizi e le critiche altrui non sono stati più in grado di farci sentire in pericolo, esclusi o emarginati. Venivano considerati semplicemente dei pareri a cui dare una importanza molto relativa. Questa condizione che ho appena descritto è purtroppo piuttosto rara. La maggior parte delle persone non è riuscita a non dipendere dall'opinione altrui. Quanti di noi hanno ricevuto dai propri genitori dei messaggi verbali e non verbali di amore incondizionato? Quanti sono stati apprezzati dai compagni di scuola e coinvolti nei loro giochi? Quanti hanno sviluppato la profonda convinzione di essere delle belle persone da non doversi preoccupare dell'opinione altrui? Pochissimi. E a causa di questo, siamo ancora come quei bambini che hanno bisogno dell'approvazione negli altri come se da loro dipendesse la nostra sopravvivenza. Riuscire a modificare questo atteggiamento nei pazienti è particolarmente difficile. Questo perché una parte del cervello si iperattiva nelle situazioni sociali. Ci mette in una condizione di allerta, prevaricando la nostra mente razionale e impedendoci di sentirci al sicuro. Proviamo a guardare le cose oggettivamente per iniziare a costruire una griglia di lettura più adulta. Voglio darvi una guida che vi aiuti a vivere serenamente il rapporto con le altre persone. Punto 1. Non siete in pericolo. A meno che risultiate antipatici a una persona cattiva, prepotente, violenta o a qualcuno che ha un potere sulle vostre vite, il fatto di non piacergli non mette a rischio la vostra sicurezza. Punto 2. Se non piacciamo a qualcuno, non è un nostro problema ma è un suo problema. Se una persona non ci apprezza o non riesce a gradire la nostra presenza, dovremmo farcene un problema? Assolutamente no. Peggio per lui. Vada a cercare qualcuno che gli piace di più. Punto 3. Il fatto di non piacere ad una persona non dipende unicamente da come sono fatto io. Dipende soprattutto da come è fatto lui. Non devo pensare di essere io a non andare bene. Devo piuttosto pensare, a lui non piaccio. E questo non deve intaccare la mia autostima. Per sapere se vado bene devo confrontarmi con i miei valori e con la persona che voglio essere. Non con i valori degli altri e le loro aspettative. Punto 4. Il giudizio degli altri non è mai uno specchio di come siamo. Piuttosto è uno specchio distorto dalle loro aspettative, dalle loro fragilità, bisogni psicologici, valori, credenze, proiezioni e tanto altro. Punto 5. Se cerchiamo di piacere a tutti, appariremo come persone senza personalità. Dovremo metterci sempre una maschera per ogni persona o situazione, e non riusciremo mai ad essere autentici. Se non mettiamo maschere, invece, selezioneremo naturalmente le persone affini a noi, e che ci rimarranno accanto, e allontaneremo quelle che non ci corrispondono.